Oggi sono andata dai miei amici del deserto, quelli da cui stavo l'anno scorso, per dare gli ultimi ritocchi al furgone, quanto il mio amico ha alcuni attrezzi che io non ho più. Loro adesso hanno cambiato zona e per andarci passo per la Oliva, quindi non posso non fermarmi allo skatepark. Fa molto caldo ed ero sicura di non trovare nessuno e avere lo skatepark tutto per me. Infatti soltanto più tardi è arrivata un po' di gente. Abbiamo cominciato aggiungendo alcuni listelli a quello che già avevo messo io dietro il lavello e siliconati per evitare che usando l'acqua possa capitare che scorra dietro il mobiletto. Abbiamo anche siliconato un po' meglio il lavandino e ho stretto un po' il sifone che perdeva. E ai lati abbiamo messo le cornici, tranne davanti perché mi piace troppo come era rifinito così bene, mi dispiaceva mettergli l'angolino della cornice anche dal lato davanti. Il mio amico giustamente dice va messo ovunque, no? Perché serve anche a non far scivolare giù la roba quando guidi, se dimentichi qualcosa sul piano, e che mi piaceva troppo così. Mi sono comprata questo appendi qualcosa. È troppo bello, c'era anche lo specchio ma era troppo grande per il mio furgone. Alcune modifiche le avevo fatte appena arrivata sull'isola. Tac, porticina laterale fatta. Number one. Abbiamo rinforzato con un po' di viti i piedi del letto e le doghe. Io non avevo più il trapanino in quanto era di Diego, il ragazzo che mi ha aiutato nella prima parte della costruzione del van. Abbiamo messo un piccolo pezzetto di stoffa sotto la doga centrale per aiutarmi a chiudere il letto più facilmente. Intanto avevo portato a tagliare i cuscini in 4, così è più facile sollevare la cassapanca, più leggero il materasso. Certo era più comodo tutto intero, però pesava troppo quando dovevo sollevare la cornice di legno. Inoltre dopo ho aggiunto altri 2 cuscini laterali sottili, perché come vedete dalle immagini il materasso non era proprio largo, 80 cm, e adesso stanno fermi, i cuscini non si aprono e il letto è comodo. Questa è la spiaggia della Concia, al Cotiglio. Sarebbe stata una serata perfetta per rimanere a dormire. Questo è un periodo buono per accamparsi sulla spiaggia. Non è vero quello che dicono, che a Fuerteventura è sempre estate o sempre primavera. Non è così. Esiste un inverno canario, dura pochissimo e sicuramente non è come il nostro. Ma il giorno dopo dovevo accompagnare un amico all'aeroporto, a Puerto del Rosario. Oltretutto dovevo rifare anche il carico d'acqua. Così sono tornata a Coralejo e quindi me ne sono andata alla Tana. Mi sono messa un po' a suonare e ho pensato che questa poteva essere la prossima cover. E poi mi sono fatta il solito giretto in piazza. Al ritorno dall'aeroporto mi sono fermata a riposare in questo posto rilassantissimo, El Jablito. Un piccolo porticciolo con una spiaggetta che incontri poco prima del Parco Nazionale delle Dune, tornando verso Coralejo. Andrò sempre in questa
E questo è il Moro, davanti al Parco Nazionale delle Dune. Dietro hai il deserto e davanti il mare. Oggi faccio un esperimento. Di solito quando suono, sia con l'amplificatore che con PC e scheda audio, come farò oggi, uso l'inverter del fotovoltaico, che è circa 300 watt. Oggi invece voglio vedere quanto mi dura la batteria collegando il mio inverter, quello che uso personale per strada, 600 watt. È un po' una palla perché mi devo mettere ogni volta a tirarlo fuori, collegare i cavi, aprire la cassetta della batteria quando sopra c'ho altre cose, spostale eccetera, perché mi sembra di ricordare che con l'ampli mi durò di più. Il giorno che collegai questa mi sono dovuta spostare, cioè girare il furgone, perché il vento di là mi chiudeva le porte, però così c'ho più luce. Mi piace il mio studio. Il Parco Naturale delle Dune di Coraleco, un'area protetta che si estende per quasi 30 km, un'immensa distesa di chiara sabbia dorata, le cui dune vengono continuamente modellate dal vento che arriva da nord-est e si fondono con le acque cristalline delle spiagge tra le più belle di Fuerteventura. Questa sabbia bianca è composta per il 90% di materiale organico, formato dalla polverizzazione dei gusci dei molluschi e di altri animali marini a scheletro esterno. C'è un'atmosfera magica in questo posto. Ci vediamo tra una settimana con il prossimo video van life e tra qualche giorno con una nuova cover. Intanto ti ho lasciato nelle schede quella che stavo registrando in quei giorni. Hasta luego!